Buongiorno, sono le 7:30 del mattino e sto andando alla lobby principale da solo perché gli altri stanno ancora arrivando. E niente, fondamentalmente caffè americano in mano, ci aspetta poi il nostro minivan che ci porterà al Magic Kingdom. E oggi appunto la prima giornata che faremo è al Magic Kingdom, ragazzi. Ci vediamo poi lì. Allora, Primo giorno. yes, first day officially. And Magic Kingdom. esatto, adesso c'è la nostra Lorraine, la nostra ride che ci porterà direttamente al Magic Kingdom stamattina. Lorraine, se volete, esatto. di Sandra. Ecco. Gliela mettiamo Lorraine. L'obiettivo di oggi è giostre. Tocca specificare che ovviamente Francesco De Facendis ha dimenticato una cosa mentre dovrebbe arrivare il nostro rider o il nostro minivan, perché Francescata ovviamente primo giorno tocca. Buongiorno ragazzi, oggi sono qui per ispirarvi dicendo che l'America è pieno di wifi e correte qui appena possibile perché sì. Mentre Francesco ancora arriva, noi partiamo. Francesco che è il primo che è uscito da... I hope is finding. Allora Francesco che è il primo che è sceso, ci ha messo ansia alla duplice potenza, è sparito perché ha perso qualcosa. Ci tengo a precisare che non avevo perso niente, avevo solo dimenticato una cosa in camera, ok? È ritornato su in camera, arriverà, come cantavano i Modà. Francesco, questa puoi non tagliarla perché ti vorremmo tanto dire che sei un Franci, sei un cetriolo, cioè ci hai buttato giù dal letto e sei in ritardo tu, grazie. stupido Francesco. Cioè, mi hai pure mandato un messaggio dicendo che siamo dove c'è Cars. No, noi siamo già su, deficienti. Commento, vai. Sei un cetriolino, io sto davanti, dormo qua, non ho la colazione pagata. Minimo. Sei un cretino. Vabbè, realizziamo i fattori che stiamo per entrare veramente in Seudorf Mine, quindi stiamo per entrare qua. Ah, ok. Sto dormendo ancora in piedi. Ah, ok. Vabbè, non ci si vede, ma ci siamo io e te. Non si vede, è buio. In prima fila. Let's go! It's home from Earth.
we go. Hi-ho, 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 hi-ho. It's home from work we go. Hi-ho, hi-ho. We go. Hi-ho, 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 hi-ho. It's home from work we go. Hi-ho, 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 hi-ho. It's home from work we go. Hi-ho. Ciao ragazzi, Pirati dei Caraibi, fatta, Fantastico. bellissimo. Gli animatronics sono qualcosa di Bellissimo, sembravano veramente veri. Adesso andremo a fare una sorta di branch e poi vediamo. Ciao. How you doing, man? Good fun. Thank you. Yeah, just relaxing for a while. Hi, man. No. Churro. Ok ragazzi, stiamo per fare Jungle Cruise e stiamo entrando con la Lightning Lane e quindi a posto. Questa è una storia d'amore, un amore mai realizzato, fra un uomo e una donna. Un amore proibito, forse anche finto. Sarete voi a giudicare. Il nostro gruppo era pronto a vivere l'avventura di Jungle Cruise, a emozionarsi in mezzo alla natura e agli animali. Ma qualcuno si sarebbe emozionato di più. Per l'esattezza io, eccomi qui, che per tutta la vacanza diceva di essere partito solo per vedere Topolino. Ma questa attrazione cambiò tutto, perché a guidare la nostra barca c'era Maria. Che donna Maria, con la D maiuscola e tutte le altre lettere. Lì già il suo lavoro di guida
seria ma anche divertente con le sue battute squallide. Non ci si può annoiare. E guardatela, la divisa d'avventuriera, i lunghi capelli neri, quella cosa che Fra mi dice che non posso dire. Ricordo ancora la suave voce ripeterci quanto invidiava la buona memoria degli elefanti. About elephants. They have the best memory out of all the animals in the jungle. Elephants. They have the best memory out of all the animals in the jungle. About elephants. They have the best memory out of all the animals in the jungle. Wish I had a memory like that. It would really. No, fun fact about elephants. They can grow up to 4 feet. Yeah, 1 on each leg. They have the best memory. Sarà stata l'avventura nella giungla ad amplificare le mie emozioni? Come il famoso esempio della ragazza alla fine del ponte pericolante, che poi continuerai ad abbinare a quelle sensazioni. Ma come tutte le migliori storie d'amore, questa non finisce bene. Non sono riuscito a confessarle il mio amore per lei, e probabilmente il suo era solo un personaggio, e magari nella realtà è antipatica. Ok, questo non posso dirlo io perché mi andrebbe bene, o peggio, di origine toscana. Non voglio saperlo. Conserverò nel mio cuore la perfetta Maria, e non la dimenticherò mai. Ok ragazzi, siamo qui per fare il Big Thunder Mountain, siamo in fila ovviamente. Sono innamorato. Ci siamo innamorati della tizia del Jungle Cruise, ma è poco da fare, Maria è sempre nel nostro cuore. Abbiamo già approntato l'Haunted Mansion e sta andando per adesso tutto secondo i piani, non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma Nel mentre diamo cose che non abbiamo detto prima, tipo gli animatronics che abbiamo visto nelle 7 miniere, certo, nella miniera dei 7 nani. Sono animatronics belli, perché come avete visto dal video che ci ha fatto il nostro Francesco De Facendis, sono animatronics fatti bene di base, ma che non hanno una faccia davvero, ma viene proiettata sulle loro facce. Con piatti come bambole praticamente. Esatto. Come Ken, come Francesco, piatto come una bambola. E così danno l'impressione di essere veri cartoni animati che prendono vita. E infatti avete visto che era molto bello. Poi c'è Roberto invece che ha una faccia vera ma sembra morto. Why are we still here? Just to suffer? Spieghiamo la lore invece della Mountain. allora sì, diciamo che ci sono varie lore per Thunder Mountain. La cosa principale che più che altro è quella di Tokyo, di Disneyland Japan. E insomma, praticamente c'era questo magnate dell'oro che aveva costruito questa miniera dove mandava i suoi schiavi a tirare fuori l'oro, ma cosa è successo? Gli schiavi sono morti e quindi lui ha creato poi con quei soldi la sua magione, e quella magione poi è diventata l'Haunted Mansion perché quei tizi sono tornati a tormentarlo, insomma queste cose così. Ah, ma tu sei... Adesso stiamo mangiando, ci aspetta l'Haunted Mansion tra un'oretta e La giornata è andata. ce la stiamo cavendo. Abbiamo visto la parata, mi è morta la telecamera mentre c'era la parte di Malefica, ma per fortuna l'hanno ripresa loro. Abbiamo visto un dipendente di Disney molto scocciato
che praticamente ha calpestato la testa di Pippo, che si è tolto il costume, è andato vicino a un bambino, ha calpestato la testa di Pippo fino a farla diventare praticamente come quella di una diretta del Cheddar. E niente, il bambino si è messo a piangere, il papà ha picchiato il dipendente, è un casino, sono intervenuti la SWAT, i militari, è un macello. È bello che è finito tutto con Roberto che si è messo in mezzo e ha detto no. Che hai detto, Roby? Ho detto no, basta, fate i bravi bambini. E ci hanno regalato un soggiorno gratis per l'anno prossimo alle Vezzi. Mi sento un po' Luigi perché ho appena vinto una villa. Ah, bella. Bella, allora la faccio vedere perché Non male, non è una molto caratteristica. È la prima volta che entra, però ho visto le foto. Bella, cioè tutto molto... Guarda, mi hanno detto che è sicura, è tutto già a posto, elettricità, I mobili tutto. ci sono? Esatto, sì, ci sono i mobili, non è infestata. Siamo a posto, una villa. Scusa, perché hai detto non è E infestata? c'era scritto che non è infestata, c'era proprio nelle punti. Nelle punti. Non è che tu sei sicuro che hai detto bene? No, ho vinto una villa, c'era proprio scritto nella mail. Hai vinto una villa, hanno dimenticato là, però vabbè, clicca qui per averla. Sì, e ho vinto la villa. Vabbè, sì. Ah, beh. Questo è il cavallo trasparente, guarda, bello, si chiama Fufus. Ciao Fufus. Ah, Non si gira perché è timido, mi hanno detto che è timido. Vediamo. non mi sprecare la memoria. Qui vedo delle tombe. E il proprietario non mi aveva avvisato che c'era un cimitero di famiglia, ma cimitero di famiglia lì. Dove c'è il Good Old Fred. Il Good Old Fred penso era il vecchio proprietario. Tu conoscevi il Good Old Fred? Eh? Conoscevi il Good Old Fred? No. Non ci si vede, però vabbè. Non è stata la migliore il braccio. Non è stata la migliore delle introduzioni, diciamo, ma non dovrebbe essere infestata, era un gioco di prospettive, no? Sì, a parte il cadavere. Secondo me ti hanno fregato. Cryptos creak and the tombstones quake. Tombstone doctors swing and wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, they sit by your side. Shrouded in a dark disguise. They pretend to terrorize. Grim grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight free. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Grim grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, weird ghosts dream where spirits dwell. Restless bones etherealize. Rises spooks of every size. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy hearts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Era una fregatura perché era totalmente infestata la casa. Decisamente. Tu non devi fidarti. Non fidatevi delle mail strane. Bestia.
belli, Non siamo degni, ragazzi, non siamo degni. E dopo la delusione con Excalibur ci siamo ritrovati in un teatro, sia per scampare al caldo ma anche per vedere lo spettacolo di Mickey Filler's Magic 4D, uno spettacolo appunto in 4D che narra le vicende di Paperino mentre si destreggia tra i vari film Disney, film come La Bella e la Bestia, Aladdin, Peter Pan, insomma davvero davvero bello perché sfrutta benissimo l'effetto del 4D sia con i suoni e anche con gli odori. E poi è sempre bello, diciamocelo, vedere un corto di Paperino dove fa cose, è sempre divertente, quindi davvero 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 bello. Certo, bisognerebbe sperimentarlo dal vivo all'interno del teatro, ma se riuscite comunque recuperatevelo. The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Ragazzi, adesso stiamo... non posso Adesso commentare perché lui non c'era, però stiamo facendo la fila per Space Mountain, ma abbiamo fatto Tron. Sì, è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto. Cioè, soltanto il fattore del senso che ti stava dando di stare in un mondo dove non si capiva niente, stare in un mondo, cioè nel mondo virtuale, soprattutto che stavi letteralmente guidando il motociclo. È stato qualcosa veramente di veramente si può descrivere a parole. No, infatti non è da descrivere a parole, è stato fantastico. Adesso niente, stiamo facendo Space Mountain e sono praticamente quasi le 5 meno 20. Ci rimane, diciamo, una prenotata da Peter Pan Flight e poi andremo a mangiare. E quindi
Allora, ho fatto la pazzia, non sapevo neanche fosse possibile fare questo, ma fondamentalmente potevi fare il tuo programma di Tron e non so se si vede, ma lì c'è la mia faccia, ho registrato le mie frasi ed è stato bellissimo. Francesco De Facendis action figure. E cioè letteralmente Francesco De Facendis action figure, sta cosa è bellissima. Chiamata per Francesco De Facendis. Chiamata per Francesco De Facendis. Qui creativi, Francesco De Facendis, mi ricevi? Sì, ricevo forte e chiaro. De Facendis, la rete ha bisogno del tuo aiuto. E vai! De Facendis action figure! Il più grande programma del mondo, ora il più bel giocattolo del mondo. De Facendis sa tutto. Programma mosse di karate. Wow! Simulatore vocale multifrase. Initiate light cycle run. E in più ali spaziali al cartoncino azzurro ad alta pressione. I fight for the users. Fantastico! Non è un giocattolo volante. Acquistate il vostro giocattolo Francesco De Facendis e salvate la rete. De Facendis action figure! Questo articolo è disponibile nei migliori parchi giochi della vostra città. Non lo date ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Emette radiazioni nucleari, altamente esplosivo specialmente in periodi caldi. Disney si esenta da eventuali danni provocati da De Facendis action figure. Marchio registrato. Cacing! E niente, adesso abbiamo fatto Space Mountain, bellissimo anche quello. Ho ritirato questo e adesso andiamo a fare il carosello del progresso, che è una dimostrazione carinina, e poi niente, poi andiamo a fare Peter Pan Flight finalmente. Il carosello del progresso è uno spettacolo davvero carino. Pensate che Walt Disney in persona ha partecipato alla realizzazione del progetto, che per lui era davvero importante. Lo spettacolo, attraverso l'uso di animatronics realizzati meravigliosamente, mostra il progresso della tecnologia e del benessere delle famiglie americane nel corso di diversi decenni, fino ad arrivare a un ipotetico futuro frutto dell'immaginazione di Walt. E niente, è davvero una piccola gemma che bisogna assolutamente vedere, anche solo per quella canzoncina che non vi si toglierà più dalla testa. Shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away. Ultima attrazione della giornata. Guardate la bellezza di Samu. Poi si va a mangiare al Via Orghestra. Peter Pan Fight fatto, bello, sempre carino, cioè nel senso me lo ricordavo nei video, è molto più bello dal vivo ovviamente, però è corto, meno male che abbiamo fatto con saltafila, perché sennò erano 85 minuti di coda. Capisco che molto probabilmente è per via delle famiglie, perché ci andranno tutti quanti con i bambini fondamentalmente. Via, bello, però troppo corto. E poi giunse il momento di affrontare i propri incubi. Dobbiamo proprio. È il momento, Fra, non possiamo più rimandare. Diglielo anche tu. Non si può più rimandare. No. No. Ma voi non succederà niente, Francesco, è la gioca migliore del mondo, non potrà mai
mangiare niente sporto. Niente sporto. Signori, It's a Small World, la parte migliore di sempre, la migliore giostra che abbiamo mai fatto in vita nostra, è vero amici? Fun fact about questa giostra esisteva già prima di Disney World. Walt Disney l'ha trovata così e ha costruito il parco intorno. Probabilmente i bambini ci hanno succhiato l'anima. Quattro non hai visto Shrek, Roberto Mercury. Non sono perfetto, ci vogliono mirare. Allora quando saremo a Universal ti picchiamo. Mi picchiate? Adesso stiamo andando alla taverna di Gaston, perché lì c'è quel castello della bestia dove andremo a mangiare e poi ci ritorniamo nelle resort perché siamo distrutti. Potete notare dai capelli, dalla faccia, dal tutto, dal fattore che non sopporto più le lenti a contatto e che sto parlando a vanvera. Vanvera. No, thank you. Nel negozio poi non entriamo. Speaks like a stone, cause your heart like a stone. Ragazzi, è appena successa una delle cose più belle per Samuel di tutta la sua vita. C'era questa ragazza che ho ripreso comunque prima, l'ho ripresa. Stupenda, meravigliosa, ve la farà vedere. Esatto. Allora, racconta. C'era praticamente questo trade di spille e c'è questa spilla che a me piace un botto. È una palla da baseball. Sì, esattamente. E praticamente non avevo spille dietro e dovevo fare per forza il trade. E io gli ho detto, però non ho una spilla con cui fare il trade, non la posso prendere. Ed ero lì per prenderne una per poi fare il trade. E invece lei ha fatto una cosa più gentile del mondo. Mi ha guardato, beh, questa è quella che ti piace davvero? Io faccio sì. Lei ha aperto il suo borsellino, ha preso una spilletta, l'ha messa lì a posto e me l'ha regalata. Cioè, raga. No, ragazzi, questo è amore. Io venerdì noi torneremo qua, la ritroveremo e lui gli farà la stessa cosa. Prenderà una spilla. Io prenderò una spilla e gliela porto come regalo per lei. Ragazzi, gli prendo quella di Rapunzel perché gli assomiglia. Esatto, quindi... somiglia molto a Rapunzel, questo vuol dire davvero tanto. Nonostante i tentativi, Samu non la vide mai più.
E qui si conclude la prima giornata ufficiale a Disney World. Magic Kingdom è stato a dir poco meraviglioso, ci ha letteralmente catapultati in un altro mondo. È tutto tematizzato alla perfezione. Tutte le aree del parco, che sono Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Frontierland, Liberty Square e Main Street, sono realizzate in maniera tale da non farti perdere l'immersività della singola area. Così se, per esempio, ti trovi ad Adventureland, l'area è costruita in maniera tale da non farti vedere le strutture delle altre aree, non rompendo, per così dire, la magia. Per non parlare poi delle singole attrazioni, cioè ti fanno vivere la storia di ogni singolo film. Cioè perfino le code sono tematizzate, in modo tale che non ti annoi mentre sei ad aspettare. Anzi, molte volte sono parte integrante della stessa attrazione. Io e i ragazzi ci siamo divertiti un botto, nonostante il dolore ai piedi, il caldo e la continua ricerca di acqua presso le fontanelle. E dopo un gran bel hot dog era arrivato il momento di assistere allo spettacolo di chiusura che fanno sempre al Magic Kingdom, ovvero Happily Ever After. Ci ha fatto commuovere come bambini di 8 anni. Troverete il link dello spettacolo completo in descrizione comunque. Insomma, non posso negare che con questa giornata un piccolo sogno si è avverato. E questo è soltanto l'inizio. Comunque non so te Fra, ma sti braccialetti belli ma non si staccano più. Non capisco. Beh, non so niente, mi sono ritrovato così stamattina. Non so. Infatti, vabbè, Non ho capito però dove sono belli, occuparsi, quindi vabbè. ce li teniamo. Teniamo.